F5 e come vedete ora il nostro elenco è racchiuso all'interno di un div con dimensioni prestabilite in modo che la pagina rimanga compatta. Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con l'unzip dei nostri file zip. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a inserire alcuni dati per quanto riguarda i nostri file e le nostre cartelle, come avviene nelle cartelle di Windows. Sostanzialmente aggiungeremo la colonna con la data dell'ultima modifica, la tipologia del file o cartella visualizzata e la dimensione. Quindi per prima cosa ci spostiamo nel nostro editor e la cella dove contiene il nome del file o della cartella, invece di impostarla all'86%, quindi tutto questo spazio qua fino ai nostri pulsanti, lo suddividiamo e una parte la diamo al nome del file o della cartella e l'altro spazio lo dedichiamo a quei dati. Quindi innanzitutto il nome del file lo impostiamo al 36% e anche il nome della cartella, e poi aggiungiamo un'ulteriore cella del 50% per il momento e ci inseriamo le informazioni aggiuntive. Quindi anche qua dovremo aggiungere la stessa cella e ci modifichiamo i call span da 4 a 5 per gli HR. Bene, quindi dicevamo all'interno di questa cella vediamo innanzitutto come poter stampare tramite il PHP la data dell'ultima modifica per quanto riguarda il file o la cartella selezionata. Allora, innanzitutto dovremo utilizzare la funzione date in PHP e stampiamo ovviamente tramite echo il risultato della funzione. Come primo parametro all'interno della funzione date, come abbiamo visto più volte, specifichiamo il formato in cui vogliamo visualizzare la nostra data. La vorremmo visualizzare nel formato DMY, quindi giorno, mese e anno, spazio, e poi inseriamo anche l'orario. Quindi HI lasciamo senza i secondi. Bene, e alla funzione come secondo dato invece gli dobbiamo dare il formato timestamp dell'ultima modifica. Per accedere al formato timestamp dell'ultima modifica per quanto riguarda il file, utilizziamo la funzione php file mtime, che prende in ingresso il percorso del nostro file, quindi sarà la nostra variabile default dir $i. Quindi lo inseriamo all'interno della funzione file mtime. Quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete per quanto riguarda i nostri file abbiamo stampato a video la data e l'orario dell'ultima modifica. Bene, ora lo stesso dobbiamo fare con le cartelle, giustamente. Quindi anche qua stamperemo a video la data dell'ultima modifica. F5, perfetto. Ora come secondo dato vogliamo visualizzare la tipologia del file per quanto riguarda i nostri file, e quindi faremo un echo e ci scriviamo file punto e ci concateniamo la nostra estensione che l'abbiamo già ricavata, quindi la variabile est,
E visto che ci siamo, la variabile est la convertiamo maiuscola con str topper in questo modo. Per quanto riguarda invece le nostre cartelle, ci stamperemo semplicemente, ecco, cartella. Ora non badiamo alla formattazione, poi dopo aggiungiamo le celle per ogni campo in modo da stilizzarlo al meglio. F5, perfetto, e come vedete in corrispondenza dei file PHP ci scrive file PHP, in corrispondenza dei file PNG, e in corrispondenza delle nostre cartelle ci scrive semplicemente cartella. Perfetto. Ora come ultima modifica dobbiamo aggiungere la dimensione. Quindi a fianco ci scriviamo ecco file size, utilizziamo quest'altra funzione che ci restituisce in byte la dimensione del file selezionato. Quindi in questo caso ci andrà sempre default dir /i, e lo stesso per quanto riguarda le nostre cartelle. Quindi salviamo, F5, qua non abbiamo distanziato le voci e non si capisce più di tanto, e magari ci aggiungiamo anche byte. Ok, e lo facciamo anche per i file, quindi vediamo un attimino, F5, perfetto. Quindi in questo modo abbiamo recuperato i dati per quanto riguarda l'ultima modifica, la tipologia e la dimensione. Direi che ci siamo. Ora vediamo in realtà, prima della stampa dei nostri, del nostro elenco, di inserire anche un titolo e separare queste tre celle. Quindi facciamo così. Allora, i call span non saranno, quindi le celle non saranno più 5, ma in tutto saranno 7, perché ne dovremo aggiungere altre 2. Quindi ci modifichiamo tutti i call span. Bene. Poi, dopo l'hr, questo qua di seleziona tutti i file e le cartelle, apriamo un tr td callspan 7, no scusate, callspan 2, e ci mettiamo uno spazio in modo da eliminare la cella col checkbox e la cella con l'immagine. Quindi qua avremo uno spazio vuoto, poi apriamo una cella dove ci mettiamo il nome del file o della cartella, quindi un td with 36%, e ci scriviamo nome. Poi apriamo un td with allora facciamo il primo del 20 e ci scriviamo come intestazione ultima modifica. Poi un td with sempre 20% e ci scriviamo tipo, quindi tipologia o file o cartella. Poi un td with 10, dove ci scriviamo dimensioni, e per finire l'ultimo dove ci fanno i pulsanti lo lasciamo vuoto, quindi td with 10, e ci stampiamo uno spazio.
Bene, quindi aperto e chiuso il nostro TR. Bene, e per quanto riguarda invece il nostro elenco, quindi qua nel primo TD with 20 ci stampiamo la data dell'ultima modifica, chiudiamo il PHP e la nostra cella, poi apriamo l'ulteriore cella del 20% e ci stampiamo file con l'estensione e poi apriamo l'ulteriore TD del 10% e ci stampiamo il file size, quindi la dimensione. Ok. Bene, e lo stesso facciamo con le cartelle, quindi td with 20 ci mettiamo la data ultima modifica, poi td with 20 ci scriviamo cartella e nell'ultimo td with 10 in realtà non ci stampiamo nulla perché la funzione ovviamente file size ci darebbe ci dà in realtà il risultato sbagliato, quindi qua non ci stampiamo nulla, quindi un and nbsp, quindi come avviene in Windows per le cartelle non stampiamo il file size, esatto, lo fa soltanto per i file. Ok, dovremmo esserci, quindi salviamo F5, perfetto, e come ultima modifica andiamo a centrare le nostre scritte e poi racchiudere tutto il contenuto all'interno di un div con dimensioni prestabilite e li associamo all'overflow scroll come abbiamo fatto nelle altre sezioni in modo da avere il dato compatto. Quindi allora li diciamo ultima modifica align center, tipologia align center, dimensioni align center, è lo stesso con i dati, quindi allineamento centrale, ok, è lo stesso per le cartelle sia per l'ultima modifica che per la tipologia, quindi salviamo F5. Anzi in realtà andiamo anche a ravvicinare un attimino queste voci, impostiamo ultima modifica e tipologia al 10 e l'altra al 20, bene, ora vediamo di inserire quindi l'elenco dei nostri file all'interno di un div. Allora innanzitutto ci mettiamo un hr dopo il nome delle voci, poi apriamo un tr td colspan 7, ci inseriamo un div style, diciamo 8 350 pixel e overflow trattino y scroll,
Ci inseriamo la tabella e ci spostiamo il nostro elenco al suo interno e chiudiamo il tutto, quindi la nostra tabella, il div, il td e per finire il tr. Quindi salviamo, F5 e come vedete ora il nostro elenco è racchiuso all'interno di un div con dimensioni prestabiliti in modo che la pagina rimanga compatta. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida imposteremo il cloud, ovviamente non sulla cartella privata perché questa la stavamo utilizzando per test, ma per l'utente loggato.